Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi un video molto particolare dedicato a tutti quelli che hanno un'attività commerciale come un bar. In tanti mi avete chiesto nei commenti: ma tu con cosa tosti? Che cosa hai scelto? È difficile? È facile? Come posso fare io ad avere un caffè di qualità? A parte che comprarlo da me, che ovviamente è la scelta migliore. Siccome me l'avete chiesto in tanti, oggi ho deciso di parlare della macchina che io ho scelto per tostare e soprattutto di rivolgermi a voi, perché quello che ho fatto io lo potete fare chiunque di voi abbia un'attività commerciale. Ovviamente poi se avete dubbi o domande, questo sarà solo un video introduttivo perché l'argomento è molto complesso, ma in descrizione a questo video e nei commenti io lascio la mia mail perché tutti quanti mi potrete scrivere, e ovviamente chi sceglierà una macchina come la mia passando tramite appunto il mio contatto avrà dei benefici che poi io sono riuscito a ottenere proprio per voi. Quindi oggi ne parliamo con Angelo Napoli, che è l'amministratore delegato di Ingegner Napoli EC. Angelo, benvenuto sul mio canale. Grazie, grazie per avermi ospitato nella tua azienda e sul tuo canale, e quindi un saluto a tutti coloro che ti seguono e che oggi stanno seguendo anche me. È stato per me un bellissimo regalo quindi di essere presente sul tuo canale, perché ho seguito tanti dei tuoi video e devo dire che nonostante lavori nel mondo del caffè da più di 20 anni ho imparato tante cose nuove che riguardano soprattutto il mondo retail, un mondo diciamo che seguo soltanto in minima parte perché il mio terreno di adozione principale è appunto il bar ed è il mercato di cui stiamo parlando oggi con te. Sì, anche perché queste macchine, Angelo, correggimi se sbaglio, nascono per riuscire a rendere tutto il mondo della tostatura fattibile anche appunto per chi ha un bar, che è preso da dinamiche quotidiane molto complicate. Tutti lo sappiamo quanto sia complicato avere un bar, le dinamiche anche di tempo, sì, la velocità mattutina, però tramite questa macchina una persona può diventare, tramite poi ovviamente l'affiancamento nella fase iniziale, può diventare un tostatore e farsi la sua miscela di caffè e il suo prodotto. Claudio, quella di tostarsi il caffè in casa, ovvero in casa per significare nel proprio bar, nella propria pasticceria, nel laboratorio, è una tendenza molto in crescita negli ultimi anni, ormai da 5-6 anni a questa parte. Ti posso garantire che non è stato sempre così. Nei primi anni in cui noi abbiamo cominciato a produrre le nostre macchine, quindi parliamo dei primi anni 2000, era non soltanto un qualcosa di sconosciuto, quindi parlare di caffè crudo, di monorigini, di tostarsi il caffè da sé, ma era addirittura un tabù, e la parola che sto usando, tabù, non è esagerata, ma anzi la ripeto testualmente da un cliente che mi ricordo una volta mi disse no, non mi parlare di caffè crudo perché per me è un tabù. Oggi invece serviamo centinaia e centinaia di clienti in Italia e altrettanti nel resto del mondo che hanno deciso di tostarsi il caffè in proprio e di avere da questo ovviamente numerosi vantaggi. Sì, poi tra l'altro io ovviamente sono partito che volevo arrivare a questo, cioè per me la mia più grande soddisfazione era che il mio brand 99 Caffè avesse le proprie miscele che siano figlie, diciamo, da quella che è un po' la mia esperienza che ho fatto assaggiando veramente tantissimi caffè in giro per il mondo e poi andando a interpretare questa conoscenza e questi gusti scoperti in un gusto che però sia percepito dal cliente italiano nel classico espresso veramente buono, attraverso però le varie miscele che uno si crea, perché poi come sappiamo ogni provincia, quasi ogni regione italiana ha i suoi gusti, e quindi è bello anche trovare conforto e soddisfazione che il proprio gusto sia quello che le persone vogliano, ovviamente nato da una materia prima di eccellenza e poi portato a essere sviluppato nella tostatura e poi servito nell'espresso. E tutto questo, diciamo che a me la cosa che poi mi è piaciuta della tua macchina è che tutto questo è fattibile per tutti, ovviamente con una fase sempre di partenza e di affiancamento, però la macchina ha dei sistemi, e poi magari ce li dici tu, che rendono la tostatura quasi automatica. Allora sì, con questo argomento hai toccato un punto fondamentale che poi ha segnato una svolta per la nostra azienda, che è appunto l'automatismo, cioè le macchine che
abbiamo creato e che sono destinate al laboratorio artigianale, al bar, alla pasticceria, dovevano avere, e ce le hanno, delle caratteristiche di compattezza, di semplicità di uso, perfezione dei risultati e automatismi, perché il nostro cliente è normalmente una persona, un artigiano, un commerciante che ha diverse cose da fare, in alcuni casi anche diverse produzioni. Proviamo a pensare a un pasticcere che si occupa di temperare il cioccolato, fare la pasticceria fresca, produrre una quantità di creme o di lievitati nel suo laboratorio. Se ci aggiungi una lavorazione come il caffè, che non è coadiuvata, non è assistita da una tecnologia in grado di assicurargli in maniera semplice e continua e costante dei risultati di qualità, non è il prodotto giusto per lui. Viceversa, quello che abbiamo fatto è creare e utilizzare una tecnologia che invece gli consente questo, quindi di lavorare in maniera sostanzialmente automatica, completamente automatica. Dico davvero automatica perché spesso sento utilizzato questo termine automatico in maniera impropria. Automatico non è diciamo spingere un pulsante e accendersi una lampadina, ma automatico è intelligente, quindi significa una macchina in grado di autoregolarsi al fine di raggiungere un risultato di qualità eccellente in maniera autonoma. Sì. Questo significa... Oggi, se fossimo nell'ambito tecnologico, la chiameremmo intelligenza artificiale, perché la tua macchina è in grado, in base anche ai parametri e alle variazioni che possono esserci tra un giorno all'altro di temperatura o di materia prima ingressata, grazie alle ricette, lei fa di tutto per seguire la curva di testatura, che è la ricetta che il tostatore ha deciso per quella tipologia di caffè, e quindi di portare a quel risultato. Io ho visto anche altre macchine, ovviamente, prima di sceglierla la tua, ed erano sempre troppo, tra virgolette, semplicistiche, nel senso che c'erano sempre troppi pochi parametri, che spesso è il tempo e la temperatura, che sono due parametri chiave, però poi c'è tutto un mondo dietro, che è la curva di tostatura, come quella che appunto c'è sul computer. E la cosa che più mi è piaciuta della tua macchina è che mi permette di lavorare in maniera automatica una volta che io ho trovato il giusto equilibrio tra la selezione delle materie prime e poi il profilo di tostatura che ho già scelto e registrato nella macchina, ma anche di affiancarmi anche con il computer quando voglio andare a creare qualcosa di particolare, e quindi diciamo soddisfa la doppia anima di un prodotto già sperimentato, standard, su cui abbiamo già lavorato, ma anche quella di poter fare delle variazioni manuali, se uno ha proprio la voglia di, come mi capita spesso, di provare qualche miscela nuova, qualche monorigine particolare. Il supporto del computer è il massimo della tecnologia per arrivare a un risultato di perfezione. Ma tu hai deciso di creare la tua roasting room all'interno di un laboratorio in cui produci molte altre cose, e quindi diciamo sei in un posto in cui non direttamente alla vista dei tuoi clienti o, nel caso specifico di un bar, del consumatore. Però ecco, di sicuro uno degli aspetti che ha caratterizzato e che ha dato il successo alla nostra azienda e alle nostre macchine è stato anche questo, cioè la capacità di creare delle macchine capaci di essere esposte a vista, quindi di essere inserite all'interno di roasting room a vista del consumatore, e quindi in grado di dare al consumatore finale un'esperienza di acquisto veramente completa, veramente bella. Cioè vedere Claudio o il tostatore eseguire il suo lavoro, quindi con una quantità di rumori, odori e diciamo esperienza visiva di quello che sta facendo, così completa e anche inconsueta, perché non è così semplice e così consueto, usuale veder lavorare un tostatore, un torrefattore. È molto molto bello e sicuramente migliora l'esperienza di acquisto del consumatore che entra in un posto in cui si tosta il caffè a vista. Sì, poi io lascerò una foto in sovraimpressione della K1, perché adesso noi abbiamo una K3 che è fatta per una, diciamo, vale i 2,5 kg e 4,5 kg, quindi sono delle tostate piuttosto importanti, magari anche troppo per un bar. Poi farò vedere in sovraimpressione la K1, che invece ha per dimensioni e proprio per natura l'essere appunto inserita all'interno di un contesto di un bar, perché appunto, come dicevamo all'inizio, secondo me il vantaggio dei tuoi prodotti è che se io avessi un bar
sarei in grado, tramite lo strumento, di crearmi la mia miscela e quindi portare a un livello molto più alto quello che è l'esperienza del mio bar, sia in termini qualitativi, Sì. sia in termini anche di immagine, perché Sì. tostarsi il proprio caffè e avere la propria miscela apre il mondo del bar a 1000 scenari. Sì, nel caso specifico tuo hai fatto un lavoro notevole, cioè hai studiato prima di cominciare a tostare, quindi nel momento in cui poi abbiamo installato e collaudato il tuo impianto, parlavamo con una persona che si era diciamo formata e con cui abbiamo avuto una comprensione immediata, molto molto facile. Noi abbiamo messo a punto con i miei collaboratori un manuale, si chiama Tostare il caffè da vero professionista, che diciamo sta avendo una diffusione molto molto grande e che mette nelle condizioni l'artigiano in tempo molto breve di conoscere veramente tanto riguardo il mondo della torrefazione di qualità, cioè diciamo quello di fare una formazione con noi ben fatta per tostare in maniera consapevole, riteniamo che sia sempre un passaggio fondamentale per raggiungere risultati di qualità e tostare bene. Sì, poi tra l'altro nel mio mondo di consulenze, perché come tu sai io faccio anche tante consulenze sia a case del caffè, sia a bar, sia appunto a piccole torrefazioni, tra le cose che io dico sempre, oltre al fatto del prodotto di qualità che ovviamente diamo per scontato, io non parlo mai di qualità perché do per scontato che in qualsiasi bar si debba servire qualità, Sì. diciamo che portare la tostatrice all'interno del proprio bar porta a degli sviluppi ulteriori che sono innanzitutto anche se vogliamo un risparmio economico, perché sappiamo tutti quanto le torrefazioni fanno pagare il caffè al bar e quindi sicuramente produrselo da sé comporta anche un risparmio economico, ma soprattutto si porta a un livello successivo il gusto e poi ci si può avvicinare sempre più a quello che è il gusto desiderato secondo la propria clientela. Cioè io spesso mi trovo ad accompagnare appunto un bar a lavorare su trovare il giusto compromesso per la propria clientela e quello è un percorso che ovviamente si fa sempre quando si porta una tostatrice in un bar, perché si lavora su quello che è l'obiettivo da portare in tazza. Sì, l'obiettivo dei nostri clienti artigiani, quindi che hanno un bar o una pasticceria, si può riassumere in due termini che sono qualità personalizzata. Significa che il bar vuole mettere in tazza un caffè che sia di altissima qualità, ma che risponda a delle caratteristiche che non è detto siano le stesse tra Napoli, Reggio Calabria e Verona, per esempio. Quindi alta qualità personalizzata, e alta qualità significa qualità senza compromessi, quindi con materie prime, con perfezione del processo molto alta. Personalizzata significa che non è detto che un espresso di alta qualità apprezzato a Verona sia apprezzato a Napoli, per esempio. Quindi è molto importante quello che noi facciamo sotto questo punto di vista, cioè la possibilità di dare al barista l'opportunità di creare il caffè in tazza che esattamente sognava e desiderava. Quindi non dovrà più chiedere mi piacerebbe questo caffè che ho assaggiato una volta quando ero in viaggio di nozze con mia moglie a Venezia e vorrei fare quello. No, lo può fare perché è sufficiente che lui abbia chiaro in mente che risultato vuole ottenere per ottenerlo, sia da un punto di vista delle materie prime che del processo di cottura. E poi io come consiglio sempre per quanto riguarda anche le case del caffè che vendono il mondo cialde e capsule, ma così come i negozi specializzati, così come anche i bar, si riesce a creare un'identità del proprio marchio. Io ad esempio veicolo spesso il mio brand 99 Caffè, che consiglio sempre di affiancare ai brand più commerciali, perché un prodotto di nicchia riconoscibile fa sì che la tua clientela sia più fidelizzata. Quindi diciamo che assortire nella propria attività un prodotto esclusivo che garantisca un'esclusività territoriale fa già un ottimo lavoro di immagine e di tutela del brand e del proprio lavoro, perché poi se uno ha un brand noto che trova un po' ovunque, diciamo che sta lavorando per il brand e non per se stesso. Se poi riesce ad arrivare magari tramite una delle tue macchine a crearsi il proprio brand, la propria miscela
riesce veramente a creare degli sviluppi ulteriori su cui io mi trovo sempre più spesso a fare consulenza, quindi il bar esce dal fare, diciamo, l'espresso da banco, ma riesce a entrare anche nelle case, perché adesso vuoi lockdown, vuoi le tendenze, portare a casa un macinato fresco tostato in quel bar è un altro modo per sviluppare la propria attività e sicuramente può portare a redditività. Sì, investire sul proprio marchio è di sicuro una scelta vincente. È possibile, ovviamente, una volta creato il proprio laboratorio di torrefazione con Tostabar e il proprio marchio, entrare anche nelle case, cosa che invece è un mercato che, acquistando il caffè da torrefazione, è precluso al barista. Tostando in proprio può invece incrementare le proprie vendite anche con l'ingresso nelle case e perché no magari anche in qualche altra attività commerciale più piccola che non ha, diciamo, la produzione ma la necessità di usare del caffè torrefatto e quindi entrare anche in un mercato al quale prima ovviamente non aveva accesso senza l'autoproduzione. Sì, e poi la cosa che è possibile è che grazie al software che avete sviluppato, sì, tutta questa fase dalla selezione delle miscele, che comunque voi avete le vostre proposte di miscele già selezionate da voi, alla creazione della ricetta e del profilo di tostatura, che adesso magari per un non addetto ai lavori sembra complicato, ma essendo appunto, io la chiamo intelligenza artificiale, essendo impostabile all'interno della macchina, è più facile di quello che adesso sembra. Si riesce a creare veramente già dal primo giorno un caffè di una qualità eccezionale e superiore, sì, grazie ovviamente al tuo affiancamento in una fase di partenza e questo fa sì che già dal primo giorno si tosta, non è un lavoro che è necessario mesi, diciamo. Sì, uno dei risultati che garantiamo dal primo momento in cui veniamo contattati dai nostri clienti è la possibilità di cominciare dal giorno successivo in cui installiamo i nostri impianti a utilizzare il proprio caffè, quindi a realizzare un prodotto che già raggiunge da subito livelli di qualità molto molto alti. È chiaro che come in qualsiasi lavoro un po' di esperienza porta a migliorare ulteriormente i risultati, ma non è necessario trascorrere mesi a fare prove e a sbagliare e a buttare caffè. Non è necessario assolutamente. Dal primo giorno è possibile realizzare un caffè di cui essere fieri. Lasciami ringraziarti, te, tutti i tuoi collaboratori, la tua famiglia, perché devo dire che lavorare con te è stato molto facile, perché insomma si è avuto a disposizione un esperto di marketing, un assaggiatore, esperti di informatica, esperti di produzioni artigianali, quindi capaci di assaggiare e di distinguere le cose fatte bene da quelle fatte meno bene. È stato sfidante sicuramente, ma molto semplice. E quindi è stata un'esperienza particolarmente positiva servirvi con una delle nostre macchine. No, grazie a te, e devo dire che, diciamo, sono, come dire, esperienze che servono anche a noi stessi per migliorare. Bene, ovviamente per tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno voglia di approfondire questo mondo e vogliono, io volendo, ho piacere anche a condividere le mie ricette, le mie miscele, e quindi tutti quelli che vogliono approfondire questo mondo, non volendo partire da zero, i miei contatti sono in descrizione. Quindi si possono replicare le miscele facilmente se si ha una macchina come la mia, che sia la K1 o la K3. Diciamo che a me farà tanto piacere accompagnarvi alla scoperta di questo mondo del crudo e anche di come si tosta. È veramente facilmente replicabile grazie appunto alla tecnologia che c'è dietro. Quindi vi lascio in descrizione i miei contatti se avete piacere di contattarmi o se volete entrare in contatto con l'Ingegner Napoli. Con questo un saluto, buon caffè a tutti e alla prossima!